Salve ragazzi, bentornati su Pixel Channel. Siamo qui per girare un'altra, per non dire l'ennesima puntata sul Nesto del Nocciolo. A differenza delle altre volte, però in questa puntata andremo a realizzare quello che possiamo ragionevolmente definire la guida definitiva all'innesto del nocciolo. Questo perché è ormai diventato problematico per gli utenti reperire l'insieme di tutte le informazioni che sono suddivise su una serie pressoché infinita di video che ho caricato su YouTube. Quindi spesso e volentieri mi capita che qualcuno mi contatti per chiedermi una cosa particolare che ho trattato in un video, ma per ovvi motivi non è che possono stare 10 ore davanti al PC e guardarsi tutti i video. Quindi adesso non ci resta che andare a riassumere tutto quello che abbiamo fatto e scoperto in questi ultimi circa 8 anni in cui ho iniziato a sperimentare e mettere in pratica questa metodologia. Se invece siete capitati per la prima volta su questo canale e non sapete di cosa si sta parlando, non c'è problema, non è perché non è mai troppo tardi per diventare un nuovo iscritto a Pixel Channel. Quindi non ci resta che iniziare tra un secondo dopo la sigla. Bene ragazzi, per iniziare a fare una decente guida, un decente tutorial completo sul Nesto del Nocciolo, dobbiamo partire dall'inizio, assumendo anche che questo video potrebbe essere visto da qualcuno che non ha ancora sentito parlare di tale pratica. Quindi l'ovvia domanda che l'utente che non sa e non conosce si pone sarebbe dire: come innestare le nocciole, che senso ha, poi vengono sui polloni sotto? Ovviamente no, perché questo si fa su una nocciola con un portamento arboreo e non arbustivo. Molte persone, soprattutto in Italia, anche chi coltiva nocciolo, non è a conoscenza del fatto che nel mondo esistono molte specie di nocciole e non tutte sono arbustive. Ma per arrivare a capire bene questa cosa, vediamo un po' qual è stata la storia dell'evoluzione del nocciolo. Per la maggior parte delle persone che hanno a che fare con la coltivazione del nocciolo, soprattutto qui in Italia, potrebbe sembrare scontato che il nocciolo è una pianta arbustiva, ma non è così per tutte le varietà di nocciolo, poiché esistono anche varietà di nocciolo che si sono evolute come alberi e non come arbusti. Per farci un'idea chiara di come sia andata la storia dell'evoluzione del nocciolo, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, fino all'Eocene, all'incirca tra i 35 e i 50 milioni di anni fa, quando la prima pianta di nocciole, l'Ostriopsis davidiana, fa la sua comparsa su questo pianeta, ragionevolmente e presumibilmente nella zona ora corrispondente alla Cina. Nel corso del tempo comincia a propagarsi, ad evolversi e differenziarsi in molte specie diverse. Tra i vari raggruppamenti familiari, 2 di questi finiscono per distinguersi evolvendo comportamento arboreo: il gruppo A, che comprende tutte le varianti di Corylus ferox e quelle di Corylus vangii, e il gruppo D, che comprende il Corylus colurna, il Corylus jacquemontii, il Corylus fargesii e il Corylus chinensis. In una divergenza dal gruppo C iniziata circa 20 milioni di anni fa, gruppo C nel quale è presente anche il Corylus avellana, cosa che ci fa capire come sia possibile un'alta affinità nell'innesto tra le due specie, nonostante le marcate differenze. Allora, come abbiamo visto, il nocciolo si è evoluto in molte forme e portamenti in ogni parte del mondo, ma la specie che interessa a noi nello specifico è ovviamente il Corylus colurna, che è la varietà che, diciamo, in queste zone è più reperibile, benché probabilmente anche altre specie potrebbero essere altrettanto funzionali, ma non sono comunque reperibili. E comunque l'innesto su Corylus colurna è ampiamente collaudato, anche se qualcuno continua a definirlo una pratica sperimentale. Praticamente avevo riferito i primi iscritti, che non mi ricordo se risalivano al 2014-2018, forse il 2014, che la definivano una pratica sperimentale. Giorno d'oggi, ancora quando se ne parla, si parla ancora di pratica sperimentale, se non che in Serbia questa cosa viene fatta, si diceva da 50 anni negli iscritti che avevo trovato nel 2014, quindi siamo già a 70 anni, penso che il periodo di sperimentazione sia ragionevolmente finito. Ma vediamo che cos'è la pianta di Corylus colurna. Il Corylus colurna è una delle specie più grandi di nocciolo, conosciuto anche come nocciolo turco o nocciolo di Bisanzio. Cresce naturalmente in Turchia, nelle regioni dei Balcani e nell'Asia occidentale. Può raggiungere i 25-30 metri di altezza, con un portamento arboreo, presenta un apparato radicale che risulta molto sviluppato, sia orizzontalmente che verticalmente, che previene l'erosione del suolo,
e lo rende molto più resistente alla siccità rispetto al Corylus avellana. Le radici non sono avventizie, ossia non formano polloni. Anche il Corylus colurna, come l'avellana, è una specie monoica, ossia con fiori maschili e femminili, presenti sulla stessa pianta. La cupola del frutto è molto spessa e di solito a maturazione non rilascia i frutti. Le nocciole sono commestibili ma di piccola dimensione e con un guscio molto duro e spesso, fino a 3 mm. È una pianta estremamente longeva. Si stima che alcune piante molto vecchie in Turchia possano avere intorno ai 500 anni. La fruttificazione inizia non prima dei 10-15 anni di vita della pianta. Essendo anche una pianta molto rustica e resistente, viene spesso usata nell'alberatura urbana per la sua notevole resistenza allo smog. Bene, allora tutto è iniziato diciamo circa 8 anni fa, quando avevo scoperto che le piante si potevano innestare. Da lì sono uscite tutte le problematiche di come avere le piante soprattutto, e come primo esperimento avevo provato a far germinare dei semi con scarso successo, se non che poi sono riuscito a trovare un fornitore affidabile e a prezzo ragionevole di piante nei Paesi Bassi. Quindi questo ci porta al primo step, cioè come si possono avere le piante e quali sono le piante da innestare. Abbiamo diverse possibilità, considerando che le possibilità di avere le piante sono piante originate da seme, ovviamente, sia che compriamo la pianta originata da seme o magari avendo la possibilità di far germinare noi stessi i semi, anche se questo è molto più complicato. Piante da micropropagazione e basta, le possibilità sono queste. C'è una sostanziale differenza tra la sostanziale differenza tra le piante originate da seme, sia che utilizzate voi semi, sia che le comprate originate da semi, è che ovviamente ogni pianta ha delle anche piccolissime differenze genetiche tra una e l'altra, quindi probabilmente in un impiantamento di piante originate da seme non avremo la stessa uniformità che potremmo riscontrare in una pianta micropropagata. Quindi immaginate, se noi abbiamo già tutta una serie di piante di colurno, prendiamo le foglie della pianta che ci sembra maggiormente performante in quel tipo di condizione, le facciamo micropropagare, avremo tutto un insieme di piante migliori e ragionevolmente uniformi, ammesso che la terra sia tutto uguale. Poi se anche sono micropropagate e assolutamente identiche, poi ovviamente a seconda della composizione, esposizione del terreno, ovviamente la crescita e forma della pianta andrà a cambiare. Il problema è che le piante micropropagate costano piuttosto care. Credo che saremmo sui 3 euro a pianta, se non che ve la danno in un piccolo vasetto che poi dovrete ancora strapiantare e quindi viene impegnativo. Bisogna dire che negli ordini colurno che facciamo noi le piante sono comunque selezionate e prendiamo le piante più belle, quindi avendo già scartato tutte quelle più piccole avremo comunque una certa uniformità. Detto questo, ora non ci resta che vedere le tipologie di innesto e anche le particolari casistiche che mi sono state presentate da chi mi ha contattato, se non che le particolari casistiche che ho già incontrato io, e andremo ad analizzarle tutte quante. Iniziamo da la tecnica in sé. Al tempo in cui avevo reperito i primi iscritti si parlava di come le piante venivano fatte in Serbia e quindi fatte a pieno campo su piante originate da semi che venivano seminate sul posto, con un innesto a doppio spacco inglese in primavera. Questo era tutto quanto si raccontava nello scritto, che era un po' abbastanza striminzito, diciamo così, mentre invece ora la tendenza, diciamo così, vivaistica di alcuni che lo fanno è quello di innestarli in vaso, ma capiremo dopo perché. Allora, abbiamo detto che la tecnica prevalente, predominante, è quella del doppio spacco inglese in primavera a marza. Successivamente, nei vari esperimenti che avevo fatto, avevo trovato un'innestatrice che mi invitava di farlo col coltello, con un innesto a V che
ci dà su per giù la stessa superficie di contatto in lunghezza dell'innesto di quella che abbiamo a doppio spacco inglese, quindi con un buon attecchimento, un'ottima precisione, un'ottima velocità di esecuzione. E questa rimane comunque la tecnica predominante, ed era quella che già si sapeva, che sia poi fatta a macchina piuttosto che coltello, la tecnica quella è. Un'altra tecnica che avevo trovato in un video che ho visto su internet, che era praticata da un giardiniere bielorusso, ed era quella dell'innesto a occhio, quindi un innesto a chip, perché, piccola parentesi, l'innesto sul nocciolo funziona solo con tipologie di innesto dove la zona del cambio della pianta rimane a contatto. Quindi il classico innesto a T come fate sulle ciliegie o sulle prugne o su altri fruttiferi non funziona, perché la zona del cambio non è a contatto, quindi bisogna andare a mettere la pelle recisa a contatto della pelle recisa, le due zone del cambio si devono toccare, perché altrimenti la pianta non prende. Questo è l'assunto fondamentale dell'innesto del nocciolo. Per quanto riguarda l'innesto primaverile, è fondamentale capire che la pianta di colurno è decisamente ritardata rispetto alle piante di Coryzus avellana, e qualunque buona pratica di innesto ci dice che la parte che dobbiamo mettere sopra la pianta deve essere più indietro di quanto non sia la pianta sotto. Ora, dal momento che il nocciolo è una pianta che non si ferma d'inverno, la cosa non è così semplice come stare una ciliegia dove prendete le rame, le mettete in frigo, basta che le tenete umide, per poco che le ritardate va bene così. E il problema del nocciolo è che è una pianta che d'inverno non si ferma, lei continua la fioritura e continua a tirare dell'acqua. Quindi noi non possiamo prendere le marze di nocciolo e andarle a conservare semplicemente nel frigo, rotolate nel nello, anche umide, come faremmo con qualunque marza da frutta. La soluzione a questo problema, e qui faccio una parentesi, nei primi scritti che avevo trovato si faceva cenno al fatto che esisteva un problema dell'innesto, perché le marze devono essere usate fresche, non si potevano conservare. Cosa studiata da professoroni, ma che a me sembrava una cagata pazzesca. Per risolvere questo problema ho ideato una soluzione abbastanza semplice, potremmo definire di estrema saggezza contadina. È un po' come conservare un mazzo di fiori: se lo mettete lì secca, ma se lo mettete dentro l'acqua invece no. Quindi la soluzione è stata quella di comprare un frigo abbastanza grosso che potesse contenere delle ceste di plastica, dove infilare in verticale le marze delle nocciole, tolto a tempo prima che cominciassero a aprirsi le gemme. Questo è un periodo che va di solito per le mie zone, diciamo a 45 gradi di latitudine, intorno alla fine di gennaio, massimo entro 10-15 di febbraio. Quindi messe in verticale nella cesta con 4-5 dita di acqua dentro, chiuso al buio nel frigo, le marze non si disidratano e vengono fermate per il tempo necessario da effettuare l'innesto, quando questo sarà il momento idoneo. Ora, questo ci porta a quello che è effettivamente il momento idoneo, e qui ci sono delle particolari complessità. La complessità sta nel fatto che a ogni variazione climatica che ci va a sbilanciare la normale progressione vegetativa della pianta, andiamo a incorrere in un rischio di fallimento anche totale. Facciamo qualche esempio. Inizia a fare caldo, il nostro colurno inizia a germinare, noi andiamo a innestarlo, ma subito dopo arriva un'ondata di freddo e gelo che arresta lo sviluppo vegetativo della pianta. Ora non è che perché magari è andato -2, -3 sia congelato l'innesto, sia quello il problema. È proprio il problema dell'innesto del nocciolo sta nel fatto che è un po' rognoso da far attaccare. C'è un buon attecchimento comunque anche rispetto a certe altre piante, però è un po' complessa la fase di attecchimento. Diciamo che quando la fase di incallimento ha inizio, non deve essere arrestata. Se viene arrestata, l'incallimento non avverrà. Quindi se arriva un'ondata di freddo che ci blocca la vegetazione della pianta, il fallimento sarà quasi totale. Parimenti è già successo anche questo, in un anno particolare che non ricordo qual era, con una primavera particolarmente piovosa, che ero andato a innestare prima dell'acqua, ma quella volta lì aveva piovuto per una settimana consecutiva. Comunque la condizione climatica ha arrestato comunque lo sviluppo della pianta e ha bloccato l'incallimento. Anche in quel caso il fallimento è stato notevole.
Quindi il fondamentale, come vi ho detto, è conservare le marze in frigorifero in una certa maniera e andare a innestare quando le previsioni del tempo ci suggeriscono che avremo un ciclo di temperature che non scenderanno per una quindicina di giorni, almeno come con le minime sotto i 5 gradi. Non è possibile dire quando può essere a marzo come aprile o come anche quasi a maggio, questo non lo possiamo sapere perché ormai il clima è una pallina di gomma impazzita, come con le palline magiche, non si sa mai che cosa può fare, se piove o non piove, se fa caldo o se fa freddo. Quindi questo è il principale problema. Ora non scendremo nel dettaglio di l'azione dell'innesto in sé perché non è quello che è importante, ci sono mucchi di video dove ho registrato la pratica e se non vi faccio comparire la scheda qui, ma probabilmente ve la faccio comparire, ma affinché evitiate di interrompere la riproduzione del video, vi metto anche i link a tutti i video specificando cosa trattano nella descrizione sotto, così a seguito se siete interessati potete andarli a vedere. E questo per quanto riguarda l'innesto primaverile, ed è sostanzialmente ciò che avevano già inventato i serbi. A questo si va ad aggiungere un'altra tecnica che ho introdotto io, cioè non l'ho inventata io perché ovviamente è una tecnica, cioè tutte le tecniche di innesto praticamente sono già in essere da tempo immemore, ma quello che fa la differenza è riuscire a pensare che potrebbe andare bene. Quindi oltre all'innesto a marza, per quanto riguarda la marza primaverile, ho introdotto anche l'innesto a becco di luccio che sembra particolarmente funzionale. Sfortunatamente l'esecuzione è molto più difficile dell'innesto marza, soprattutto se fatto con l'innestatrice, e può essere funzionale in certi momenti, ma l'esecuzione ricordo che risulta complessa, quindi non avventatevi a fare delle novità, state sul sicuro e fate l'innesto o coltello o con la macchinetta, che è ancora meglio, senza lanciarvi in mirabolanti imprese. Dopo che avrete acquisito una certa manualità e una competenza in merito, tenete conto che io questa cosa l'ho fatta dopo anni, dopo aver innestato migliaia di piante, quindi c'è un po' di conoscenza della cosa. Ovviamente l'innesto a becco di luccio risulta da una parte molto simile all'innesto marza, perché comunque andiamo a effettuare un taglio e infiliamo la marza all'interno lateralmente con un taglio molto simile, ma poiché è fatto sulla parte esterna della circonferenza, va da sé che da una parte quando va ad aderire bene, dall'altra non aderisce altrettanto bene, quindi comunque è sempre più impegnativo dell'altro innesto e comunque più difficile e serve un po' di colpo d'occhio. Le altre due tecniche in questo momento a conoscenza che voi potete utilizzare sono quelle dell'innesto occhio. Allora, l'innesto gemma vegetante non ne sono mai venuto fuori, non ci sono mai riuscito. Ovviamente per tutti gli innesti a gemma l'innesto T è escluso perché è garantito 100% che non funziona. Dicevo, un giardiniere bielorusso le innestava a chip. La particolarità dell'innesto che andava a effettuare lui era che praticamente scortecciava tutta la parte di pianta dove andava a effettuare l'innesto. Questo si presume ragionevolmente per far sì di poter sigillare bene l'innesto, perché sul colurno c'è il problema del sughero che rende difficile anche la legatura dell'innesto. Personalmente non ho mai ottenuto grandi risultati con questo innesto, qualcosa l'ho fatto attaccare, ma è comunque abbastanza complesso, sicuramente più difficile del becco di luccio, ma comunque è un innesto che potete fare d'estate qualora aveste fatto cilecca con l'innesto primaverile, soprattutto se una pianta è innestata sul posto. Un altro innesto che risulta invece particolarmente funzionale come innesto a gemma dormiente, che anche questo ho introdotto io, nessuno aveva mai utilizzato prima, anche in questo caso non l'ho inventato io, esistono da tempi immemore, è quello a zuffolo, anche se forse il termine zuffolo non è proprio corretto, perché è più diciamo così un innesto a pezza, quindi non un zuffolo intero come si fa sul castagno, dove magari si fa l'anello completo o un anello quasi completo, diciamo una pezza da un terzo, metà della circonferenza, e questo risulta molto funzionale perché le parti del cambio risultano completamente a contatto su tutto il perimetro e l'attecchimento è molto più facile che non con quello a chip.
Anche in questo caso, per quanto riguarda invece il periodo di innesti dell'innesto estivo, sono risultate, cioè è risultato abbastanza complesso e non abbiamo una risposta definitiva di quando è il caso di fare l'innesto estivo. Sembra emergere da tutte le prove che ho fatto che il periodo giusto sia conseguente a quanto presto o tardi inizia il ciclo vegetativo della pianta, quindi se abbiamo una primavera molto anticipata e la pianta inizia a vegetare presto, presumibilmente sarà intorno ai 15 di luglio, se la partenza è stata tardiva dalla fine di luglio inizio agosto, presumibilmente, ma sono tutte cose da verificare e comunque sono cose che si rifanno alla mia latitudine di 45 gradi per le mie varietà, non ho un riscontro su molte altre varietà, ma soprattutto sugli altri luoghi. Questa è una cosa che è un elemento che ogni persona deve determinare da sé. Un'altra tipologia di innesto che diciamo così allo studio, ci sono anche dei finanziamenti per chi riesce a trovare un sistema pratico per effettuarlo, diciamo così, è quella del microinnesto. Il microinnesto è una cosa che si fa direttamente al momento della micropropagazione, quindi si va a micropropagare la pianta e quando, con la pianta ancora in stato erbaceo si innesta subito, come si fa con i pomodori sostanzialmente. Al momento non so ancora quanto questa tecnica sia in essere oppure no, ma è una cosa che non mi lascia particolarmente entusiasta per una serie di elementi a cui faremo riferimento successivamente. Quindi, quindi ora che abbiamo determinato quali sono diciamo così, tutte le tipologie di innesto, andiamo un po' a concentrarci su come, quando e perché e su tutte le casistiche che si possono verificare. Allora, prima di proseguire voglio dire a tutti quanti, tutti quelli che volessero provare a effettuare questa pratica, di non farsi prendere dall'ansia da prestazione. Ora capisco perfettamente, dal momento che ci sono passato anch'io, che appena vi arrivano le piante, ora andiamo a supporre che voi abbiate acquistato le piante da seme di un anno, come quelle che ordino io. Ovviamente voi avrete l'irresistibile tendenza, l'irresistibile tentazione di innestare queste piante appena vi arrivano perché volete vedere il risultato, non l'avete mai fatto, dici sì, ci devo provare, ci devo riuscire. Sfortunatamente, come hanno dimostrato tutte le prove che ho fatto, nonostante sia riuscito a far attecchire delle piante che avevo innestato prima di piantarle, questo risulta un sistema non efficace e non auspicabile. Questo perché? Perché la pianta di colurno, nonostante sia una pianta molto forte, sia resistente e sia un vero e proprio albero, proprio forse per il fatto che è un vero e proprio albero, ha delle grandi difficoltà di attecchimento quando viene trapiantato. Ora, se è solamente una pianta di un anno, avrà un livello di difficoltà 1. Se è una pianta di 2 anni avrà già un livello di difficoltà 2. Se è ancora più grande avrà un livello di difficoltà di attecchimento ancora più alto, e spesso e volentieri si manifesta che la condizione dove durante il trapianto, cioè, o meglio a seguito del trapianto, le piante rimangono inchiodate lì e non riescono a vegetare perché non riescono a ripartire con le radici. Quando questo si verifica, si vede chiaramente che la linfa non riesce a risalire fino alla cima della pianta, quindi magari germoglia a mezza altezza o da in fondo, ma non fino alla cima, e magari perde la parte superiore. Quando in questa condizione può attaccare o può anche seccare direttamente. Mediamente durante un trapianto di piante di 2 anni abbiamo una moria da trapianto che pari al 4-5%. Tuttavia alcune prove che ho fatto sembrano dimostrare che più si ritarda l'estirpo delle piante e meno moria delle piante c'è durante il trapianto. Questo ci induce ragionevolmente a pensare che in un momento appena successivo alla caduta delle foglie forse la pianta non ha ancora cambiato tutti i nutrienti e le sostanze che deve incamerare nella condizione autunnale, quindi forse questo è forse più un'impressione che una certezza, perché a seguito di una prova è emerso questo, ma una prova
non è una certezza, bisognerebbe ripetere l'esperimento più volte. Anche quest'anno ho ritardato di nuovo l'estirpo, quindi il prossimo anno avremo eventualmente una conferma di questa cosa. Quindi, come vi dicevo, le piante che vi sono appena arrivate, se le innestate prima di piantarle, probabilmente o avete proprio culo o l'attecchimento sarà quasi nullo. E comunque poi esiste sempre la possibilità che comunque la progressione climatica non sia funzionale allo scopo come pensavate dopo che l'avete piantate, quindi non ve la potete giocare guardando le previsioni del tempo, anche perché c'è un altro fattore da considerare, che più e più la pianta è piccola ed è debole, più lungo è il tempo necessario a portare a termine l'incallimento. Quindi se noi innestiamo una pianta prima di piantarla o appena piantata, servirà un tempo di magari anche 25 giorni. Se è la pianta che avete in vivaio dall'anno prima, ne serviranno meno di 20, ma se è una pianta di 3 anni forse ne bastano solo 15, e prende meglio in proporzione. Più la pianta è grande, più l'incallimento è veloce e più la percentuale di attecchimento è alta. Quindi mi raccomando, niente ansia da prestazione. Un altro motivo per non farsi prendere dall'ansia da prestazione è l'altezza a cui va effettuato l'innesto. Ora, qui c'è la tendenza, siccome tutti pensano che siccome il nonno del loro nonno teneva le piante basse, cioè addirittura con tante ripartenze, tanti polloni, o comunque un monocaule vaso con partenza bassa, fare qualcosa di diverso sia sbagliato. C'è anche la tendenza a credere che siccome le piante tenute ad alberello dal punto di vista della fruttificazione e magari del disseccamento sono degli impianti più difficili da tenere, sia meglio fare il vaso e quindi innestare la pianta bassa. Ma tuttavia non è così, perché anche se scientificamente è dimostrato che più si alza una pianta di nocciolo ad alberello, e nella maggior parte dei casi questo tenderà a perdere produttività, non è quello che si dovrebbe verificare nel nostro caso, dal momento che la parte di pianta che abbiamo sotto è una pianta che si è geneticamente evoluta per diventare alta, mentre la parte che andiamo a innestare sopra non sa di essere in alto perché lei si allarga direttamente da sopra la pianta. Non è detto che questo comporti una perdita di produttività. Inoltre questo ci consente ovviamente di avere una pianta ad alberello, ma se non alberello comunque un vaso sopraelevato che ci consente di lavorare fino sotto la pianta. Questo è un altro vantaggio dell'innesto, oltre a quello di non avere i polloni. Ma l'altro innegabile vantaggio che abbiamo innestando una pianta alta, per alta intendo dire almeno 80 cm di altezza, ma perché no anche un metro. Poi abbiamo visto in alcuni video che ho fatto che sono arrivato anche 1,20 m, 1,30 m, quella è una filo sperimentale che tra l'altro doveva passare sopra filo elettrico, quindi è una cosa un po' magari non da prendere a coppia, però sarà comunque interessante vedere quale sarà poi l'effettivo sviluppo anche a quel tipo di altezza. In ogni caso è emerso chiaramente e anche visivamente che l'innesto dovrebbe essere fatto almeno a 80 cm, perché questo ci permette di evitare anche tutti i lavori di potatura. Se voi aprite un vaso, state a 10 cm da terra, aprite subito un vaso e comunque dovete potare sempre queste rame fino a una certa altezza per andare vicino col trattore. Se voi le innestate più alto, va detto che la parte sotto di colurna, se non nei primi anni dove esce qualche germoglio sul tronco, negli anni successivi raramente si vedrà una germinazione, quindi questo vi eviterà anche i lavori di potatura. È anche emerso durante tutte le prove che quando le piante sono innestate troppo basse, in caso di deriva del terreno tendono a infranchirsi. Mi spiego meglio. Diciamo che soprattutto nelle nostre zone dove si lavora in collina, in pendenza, con le file di traverso, prima si piantano le piante e poi si va a spianare il terreno. Spianando il terreno si va a spingere la terra contro le nocciole e andando a sottrarlo un pochettino. Se in questo caso le avete innestate basse, probabilmente vi è già sprofondata un po' la pianta quando l'avete piantata, perché la terra è calata, magari avete fatto i buchi con la trivella, sprofondato il terreno, quindi ve la già trovate con l'innesto già quasi finito del terreno, lo coprite e rischiate che la pianta si infranchisca con tutto ciò che ne consegue.
per chi ha lavorato nella frutta o nella vigna sa che cosa vuol dire, cioè semplicemente la pianta fa le radici nella parte superiore e tende a perdere il sotto, che non tirando più la pianta di sopra si mette a fare dei germogli e non c'è più niente che funziona, quindi questa è una cosa sbagliata. Ed è proprio per questo motivo che vi andavo a dire che non mi entusiasma l'idea di un microinnesto, perché un microinnesto resterebbe talmente basso da essere anche sotto il filo del terreno, se non a filo del terreno. Così come non mi entusiasmano quegli innesti che fanno in vaso a questa altezza qui, sempre per lo stesso motivo. In ogni caso non mi entusiasmano comunque le piante in vaso, perché mi danno l'idea che l'impianto radicale non riuscirà più ad aprirsi come farebbe su una pianta a radice nuda. Questo può essere anche solo una mia convinzione, ma comunque questo è quanto. Ora, quest'anno andremo a fare un nuovo tipo di esperimento e con questa piccola parentesi vado anche a rispondere ad alcune domande che mi sono state poste su un utente, di cui adesso non ricordo il nome, potrà essere che si chiami Lorenzo, che mi ha detto che ha trovato delle piante in un vivaio, delle piante di 2 anni. Anche se, ora non essendo nello specifico e quindi non so se sono piante di 2 anni, cioè come le mie che mi arrivano che sono già di 1 anno e le ho tenute 1 anno in vivaio, o se sono piante che hanno tenuto 2 anni in vivaio e sono già arrivate di 1 anno o le hanno seminate, quindi non ho idea di come siano queste piante, però assumendo che queste piante siano già abbastanza grandi, mi posso di capire che questo utente voleva innestarle subito appena arrivano. E qui si va incontro a una serie di problematiche, perché questo utente non ha mai innestato prima, quindi ci sono già tutti i dubbi del caso, e andando a innestarle sul posto e subito la cosa si fa molto più complessa, perché come avevo detto prima, in virtù del fatto che c'è questa moria da trapianto, questa tribolazione nell'attecchimento, in questo caso serve avere un occhio di riguardo su quella che è la vegetazione della pianta. Prima di tutto, a differenza di una pianta che è già radicata, dovremmo sicuramente posticipare l'innesto per dare alla pianta il tempo di avviarsi in modo adeguato. C'è da dire assolutamente che la pianta andrà precedentemente irrigata. Ora, questa è una piccola parentesi su un argomento che ho dimenticato di trattare prima. È sempre fondamentale in ogni tipo di innesto che la pianta che viene innestata sia in succhio, cioè sia carica d'acqua. Questo è una cosa che normalmente in un innesto primaverile non ci deve preoccupare, perché arriviamo dalla stagione piovosa, questo è quanto sarebbe normalmente, ma poiché ormai sono anni che l'inverno è diventata la stagione secca, questo invece potrebbe essere un grosso problema, perché anche se le piante sono già radicate, che siano in vivaio, che siano sul posto, che siano appena trapiantate, ne è emerso su varie prove che abbiamo fatto che in un'alta asciutta, se le piante non vengono irrigate prima dell'innesto non vuol dire 2 ore prima di innestarle, vuol dire almeno 3, 4, 5 giorni prima, in modo che si possano prendere in carico tutta l'acqua con il tempo che gli serve per succhiarla, e sicuramente non dopo, come magari ha pensato di fare qualcuno, è già successo anche questo. In queste piante l'innesto non attaccherà, o comunque l'innesto sarà scarsissimo. Tornando alla problematica di questo utente che ha trovato delle piante di 2 anni, sono già grosse, in questo caso, e lo vedremo questa primavera quando andrò a fare le mie, se avete visto i video precedenti avrete visto che sono andato a fare un infittimento di impianto usando delle piante che erano di 2 o 3 anni di vivaio ancora da innestare e che sono da innestare questa primavera. In questo caso andremo a procedere in questa maniera. Ritarderemo l'innesto rispetto a quello che sarebbe il periodo ottimale per una pianta già radicata, quindi osserveremo le piante quando arriveremo a innestare, potremo dire ok, questa sta tirando la linfa fino alla cima, sta partendo bene, la possiamo innestare. Quest'altra è ancora in stasi, sì, forse la linfa arriva fino alla cima, ma non lo so. L'altra invece è ancora troppo ferma, questa non la innesto, l'altra non la innesto, e siccome le voglio innestare alte, questa è troppo bassa e troppo fine, all'altezza minima di 80 cm, un metro che voglio innestarla, questa non l'innesto, aspetto il prossimo anno. Perché ritardare l'innesto di 1 anno quando una pianta non raggiunge l'altezza che vogliamo, non ha il diametro che vogliamo, non si perde niente, perché comunque quella cosa importante è che la pianta vada a radicarsi. Dopodiché
anche innestando l'anno dopo non perderemo niente in termini di vegetazione della pianta, lei recupera, è un po' come accorciare le rame per fargli fare delle rame più dritte, per così dire. L'importante è che prenda, che non secchi la pianta e farle tutte uguali. E se ci sono dei dubbi, non prendetevi la grana di rovinare la pianta, perché magari è già lì che sta tribulando ad attaccare, poi la andate ancora ad amputare, già non riesce a partire, deve ancora fare calare l'innesto, quella pianta vi secca. E quindi l'innesto post impianto di una pianta di 2 o 3 anni è molto più semplice sicuramente, e l'ho già fatto delle altre volte, di una pianta che come quelle che ci arrivano dal vivaio dei Paesi Bassi, che è solo di 1 anno, ma comunque richiede delle attenzioni speciali, e sarebbe anche il caso di aver già fatto delle prove prima. A tal proposito vi consiglio, per chi non l'ha mai fatto e vuole intraprendere questa operazione, vorrei suggerirvi che a casa probabilmente avete già delle nocciole, quindi nulla vi vieta di innestare le nocciole che già avete, quindi avete delle rame, dei succhioni, dei polloni dell'anno prima, prendete una marza, andate lì col coltello alla macchinetta, la innestate, cominciate a fare le prove, tanto la procedura sempre quella è, e cominciate già a prenderci un pochettino a mano. Concludendo, allora mi sembra di aver detto quasi tutto. Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire è che ovviamente avete 2 possibilità, sia quella di prepararvi le piante in vivaio, che quella di mettere le piante esattamente sul posto. Prima di illustrare le differenze voglio darvi un consiglio: se voi intendete portare avanti questa operazione, non l'avete mai fatto, probabilmente il vostro risultato non sarà del 100%, quindi se vi servono 300 piante prendetene 600, perché altrimenti poi vi tocca ordinare di nuovo le piante, e di solito va sempre a finire così. Come dicevo, abbiamo 2 possibilità, sia quelle di farle in vivaio che quelle di piantarle sul posto. Ovviamente, se e quando è possibile, piantare le piante sul posto è preferibile, perché comunque andremo già a innestarle quando sono più radicate, non dovremo trapiantarle, quindi non vanno a soffrire di innesto da trapianto. E comunque dalle ultime prove che ho fatto, anche in considerazione del fatto che io stesso sono migliorato dalle prime volte, sulla pianta sul posto ho raggiunto una media del 100% quest'anno di attecchimento, quando nel vivaio è stato solo del 70%. Questo perché la pianta comunque l'ho innestata al 3° anno, più forte, più alta, e sono andato ad applicare su ogni pianta diversi innesti sulle ramificazioni più alte, quindi sul troccone principale ma anche sui laterali. Questo ci dà anche la possibilità di avere comunque una marcia di riserva, se non attacca il principale ne attacca un'altra. Non è bello, perché è sempre bello che attacchi il troccone principale, però si prende quello che viene. E su queste piante avevo già effettuato anche degli innesti a gemma dormiente, per la verità pochi, che comunque avevano attaccato abbastanza bene. Ce n'erano sia a chip che a zuffolo. Quelle a zuffolo ovviamente hanno attaccato meglio, o quantomeno in maggiore quantità, e soprattutto se le innestate sul posto, e qualora l'innesto dovesse fallire, partiranno dei ricacci sotto, ne tenete solo un paio e l'anno successivo andate a innestare quei 2 ricacci. Se avete tempo, pazienza e testardaggine, quelle piante le farete attaccare tutte quante, a meno che sulla quantità non esca magari una che sia particolarmente incompatibile, perché tutte le piante originate da seme, e quindi abbiamo detto che sono tutte un po' diverse. Non è da escludere che me ne è capitata qualcuna che era talmente rognosa che quella non si riusciva a innestarla. Poi alla fine comunque sono riuscito a innestarla anche quella, provando tante volte a sufficienza l'ho fatta attaccare. Ok, questo è quanto. Siamo andati abbastanza lunghi, ma questo era tutto quello che c'era da dire e da sapere per poter procedere, e soprattutto per evitare di fare tutti gli sbagli che ho dovuto fare io per arrivare a definire quella che è la migliore procedura da seguire. Approfitto del fatto che siamo andati un po' lunghi per rispondere a un insulto lamentela che mi è stato fatto in un commento di qualche video, nel quale diceva io ho chiesto come si faceva l'innesto del nocciolo, non volevo sentire delle chiacchiere. Ora tutte queste chiacchiere sono necessarie, perché le cose da sapere sono tante. Se avete la pretesa di sapere come si fa, vi devono solo dire che tipo di innesto usare, ma poi tanto ve lo sapete, perché siete innestatori, per carità.
Comunque volevo solo dire che a me non è stato chiesto niente. Se avete dei problemi con Google che non vi dà le risposte giuste, lamentatevi con Google e non con me. Ovviamente vorrei anche dire a tutti quelli che vogliono provare di non demordere e non farsi demoralizzare da tutto quello che vi verranno a dire, quindi no, perché quelle cose lì no, non l'hanno mai fatte, no, adesso che fai arrivare queste piante porterai delle malattie, tanto non ci riuscirai, tanto le tue piante seccheranno tutte, tanto gli innesti si romperanno, poi non fanno le nocciole, che cavolo devono fare, le banane, non lo so, e qualunque altra cosa che possono dire, perché c'è della gente che contro priori. A tal proposito, una piccola perla, successivamente, posteriormente, ho scoperto che e questo era riportato forse anche su un articolo dell'Informatore Agrario, si diceva che c'era comunque un vivaista in Piemonte che le produceva, questo già in un periodo precedente al 2014, che poi ho scoperto essere un vivaista di Savigliano, il quale era partito decisamente molto avanti rispetto ai tempi, e ha dovuto smettere perché poi comunque la gente non le comprava, perché poi succede che la gente, bravo, quello, sì, bravo, questo è il futuro, dammene 2 piante così provo. Ma che cavolo provate? Cioè, piantate 2 piante, le guardate per 30 anni, poi ne avete già 50, quando avete 80 anni andate a comprare le piante per piantarle. È una cosa che non sta nei cieli in terra, le cose non si fanno. Oltretutto, come abbiamo visto anche nei video precedenti, ordinando una certa quantità di piante e innestandosi da sole, comunque il costo comunque è inferiore a una pianta tradizionale, anche se purtroppo vado a dire che al momento la situazione vivaistica è ancora abbastanza indietro e le piante che si possono reperire costano abbastanza care. Questo perché dove lo si fa in vaso su piante micropropagate, la pianta micropropagata costa già 3 volte di più di una pianta originata da seme, e quindi partiamo già dal triplo. Poi deve essere svasata, innestata in vaso, portata sotto serra, spostata di nuovo. Ovviamente questo ha un costo molto alto, inevitabilmente. Per il resto, per quello che abbiamo visto, per fare un innesto a campo in ambiente libero esistono delle complessità legate al clima che possono portare anche a un importante fallimento dell'operazione, se non che il vero problema che si riscontra è che comunque sia al giorno d'oggi mancano le maestranze. Mettiamoci nei panni di un vivaista che ha sempre fatto le nocciole e magari non ha mai innestato le piante, magari lui è anche capace di innestare, ma ne fa una certa quantità, quindi il lasso di tempo per effettuare l'operazione è comunque abbastanza limitato, bisogna reperire una manodopera specializzata per effettuare l'innesto, magari in una zona dove non ci sono innestatori qualificati. Poi c'è chi ricorre ai messicani, ai cileni, quelli magari arrivano con l'aereo, quando arrivano magari subito prima dell'ondata di freddo, quindi non attaccherà nessuno. La cosa presenta delle importanti complessità, se non che comunque come ho spiegato nella situazione precedente di quel vivaista che era partito molto avanti coi tempi, poi magari la gente neanche le compra perché è comunque diffidente, perché è comunque una cosa nuova, e l'agricolo dello zoccolo duro non perde mai l'occasione di perdere l'occasione di fare qualcosa di nuovo, quindi sono piante che sarebbero da fare esclusivamente su prenotazione, ma poiché prima dobbiamo ordinare le piante, prima dobbiamo fargli fare un anno di vivaio, poi le dobbiamo innestare, va da sé che la prenotazione dovrebbe partire da molto tempo prima, e questo complica tutto le cose. Bene, direi che non c'è altro da aggiungere, spero che questa puntata sia stata interessante e spero di aver riassunto tutto quello che c'era da sapere, senza costringervi a andare a bazzicare tutti i video e guardarli. Come ho detto in descrizione vi metterò dei link sugli innesti che ho fatto la primavera scorsa, in modo che possiate vedere. Ora sto registrando su uno schermo verde, ma probabilmente mentre parlo saranno passate anche le immagini degli innesti o delle fotografie dell'innesto. In ogni caso vi metto il link in descrizione, così potete andare a vedere il video specifico degli innesti in vivaio, degli innesti su una pianta più grande, l'innesto a becco di luccio, l'innesto a zuffolo, tutto quello che vi interessa vedere, e spero che in questo modo, invece di contattarmi per chiedere delle cose che ho già detto nel video,
ma che spero di aver riassunto ed esplicato in questo video. Mi contattate per mandarmi magari le fotografie del risultato che avete ottenuto voi, che spero di vedere qualche volta anche superiore al mio. È successo qualcuno che ha fatto qualcosa di pari a quello che ho fatto io, ma nessuno ha ancora fatto meglio, quindi io mi aspetto che qualcuno di voi riesca anche a superarmi, e questo sarà comunque una grande soddisfazione, oltre a quello di aver reso disponibile e fruibile queste informazioni che diversamente non si trovavano da nessuna parte. Bene signori, il video termina qui. Come avevo detto, se non siete ancora iscritti, se siete capitati qui per caso, non è mai troppo tardi per diventare un nuovo iscritto, e attivando la campanella verrete avvisati quando ci sarà un nuovo video. Quindi io adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata, sempre qui su Iene Pixel Channel. Ciao a tutti.